Ciao ragazzi, le tiny house su ruote non vengono fatte solo negli Stati Uniti. C'è un'azienda che le costruisce qui in Italia e ci sono delle persone che vendono l'appartamento per andare ad abitare in queste mini abitazioni. In questo video vi racconterò come sono fatte all'esterno e all'interno e come funzionano. Lasciate un mi piace sulla fiducia e iniziamo. Partiamo dagli esterni della mini casa. È una tiny house dal look moderno, lunga 7 metri, larga 2,55 m, con un'altezza che sfiora i 4 metri. La superficie totale è 28 metri quadrati. Il 90% della struttura è composta di legno, mentre i pannelli dei rivestimenti e del tetto sono in alluminio, così come la porta dell'ingresso e le finestre che sono fatte di vetro e alluminio con taglio termico. La casa viene costruita direttamente sul rimorchio che ha 4 ruote, per un peso complessivo della struttura pari a 3.500 kg. Ora passiamo agli interni della mini casa, che possiamo dividere in 4 zone. La zona dell'ingresso, una zona centrale di passaggio dove troviamo la cucina e il sottoscala, la zona del bagno e della lavanderia e per finire la zona del sottotetto. Andiamo per ordine e iniziamo dall'ingresso. Appena entrati sulla destra c'è l'angolo del divano, o se preferite della cassapanca, che occupa tutto il lato corto. Al momento delle riprese mancavano ancora delle piccole cose e in questo caso mancavano i cuscini. Una volta finita, ecco come si presenta la zona dell'ingresso vista da uno dei 2 soppalchi. Ho parlato di cassapanca perché, come nelle cassapanche tradizionali, ci sono dei vani contenitori sotto la seduta dove riporre coperte o altri oggetti. Alle spalle del divano c'è la grande vetrata che abbiamo visto prima e che porta tantissima luce su questa zona. Una zona che secondo me è perfetta per leggere e rilassarsi. A sinistra dell'ingresso invece c'è il tavolino con gli sgabelli collegato al piano cucina. La cucina vera e propria è nella seconda zona della casa, la zona centrale e di passaggio che porta al bagno. In questo caso la configurazione della cucina prevede un lavello ad una vasca, il piano cottura di induzione, il forno, vari cassetti e cassettoni e alcuni piani di appoggio accanto al lavabo. La cappa sopra il piano è stata installata dopo le riprese. Anche l'angolo della cucina è ben illuminato in modo naturale da una finestra con apertura a ribalta. Nella zona centrale c'è anche il sottoscala, che è quasi totalmente chiuso come nella migliore tradizione delle vere tiny house. È la classica soluzione che permette di recuperare dello spazio prezioso da riservare ai pochi vestiti che servono a chi sceglie di vivere stabilmente in una di queste mini case. In questo caso nel sottoscala c'è anche il mini frigo e un paio di divani a giorno. La terza zona ospita il bagno e la lavanderia, separati dal resto della casa tramite una porta scorrevole che scorre grazie a un carrello a soffitto. In questo caso il bagno è così configurato. Appena entrati c'è la doccia, che misura 80 x 90 cm, poi c'è il lavabo in appoggio con mobiletto contenitore sospeso e infine c'è il water. Per questo modello di tiny house si è scelto un WC chimico. È il classico WC chimico usato in molti caravan, collegato a un serbatoio che si sgancia dall'esterno e che va svuotato una volta aggiunto un additivo disgregante che elimina la carica batteriologica delle deiezioni. Di fronte alla doccia c'è invece l'angolo lavanderia, con l'attacco per la lavatrice. Passiamo al livello superiore, quello del sottotetto, che in questo modello è suddiviso in 2 zone destinate ai letti. Alla prima zona, posta sopra il bagno, si accede dalla scala principale che abbiamo già visto, mentre per arrivare alla seconda zona, che si trova sopra il divano, bisogna aggiungere una scala a pioli che parte dalla zona dell'ingresso. Mi aspettavo un sottotetto un po' opprimente buio, ma devo dire che mi sbagliavo. La zona del sottotetto destinata al letto più grande ha 3 finestre e l'altezza interna è buona. Il sottotetto di fronte è più piccolo, ma è comunque ben illuminato. Per recuperare ancora più spazio, i 2 sottotetti si potrebbero collegare con una rete per soppalchi. Sono delle reti che già si usano nelle abitazioni tradizionali e che di solito servono per creare delle zone relax o delle zone gioco per i bambini. Ma esattamente come funziona una tiny house come questa a livello di impianti? L'impianto elettrico è il classico impianto che troviamo anche nelle nostre abitazioni, con le varie prese, gli interruttori e le placche, e con i componenti che sono nascosti nella struttura delle pareti. Elettrico è anche il riscaldamento.
In questo caso si parla di un impianto elettrico a pavimento a metallo amorfo. Una volta acceso, il riscaldamento è istantaneo ed omogeneo su tutta la superficie. In base alle esigenze del proprietario si possono integrare altre soluzioni. Qui all'ingresso è previsto uno spazio per sistemare la stufa a legna oppure a pellet, con l'uscita per la canna fumaria che è visibile su questo lato della casa. È anche possibile aggiungere un condizionatore deumidificatore che non ha nulla di diverso da quello classico. C'è uno split interno e una macchina esterna. L'impianto idrico sanitario, con l'adduzione dell'acqua e gli scarichi, sono fatti degli stessi materiali di quelli delle case tradizionali. Nel vano tecnico sul retro della casa c'è un serbatoio di carico per l'acqua di 200 litri, che va ricaricato di volta in volta, collegato a un boiler in pompa di calore di 100 litri per scaldare l'acqua, per un'autonomia totale di circa 300 litri. Al momento delle riprese il vano tecnico non era completo, mancano altri componenti come il vaso di espansione e alcuni tubi dell'impianto. L'acqua che arriva dagli scarichi finisce in un altro serbatoio posto sotto la casa, che va svuotato in delle aree di servizio apposite come quelle usate dai caravan, oppure nella fognatura di casa se la tiny house viene collegata alla rete dell'abitazione. Una tiny house finita ed arredata come questa richiede circa 5-6 mesi di lavoro. È una costruzione completamente artigianale dove ogni pezzo viene realizzato o montato a mano. Sono rimasto molto stupito da due aspetti di questa casa. Il primo è che all'interno trasmette una sensazione di grandezza, anche in presenza di 2-3 persone. Può sembrare un controsenso, dal momento che parliamo di una tiny house, ma in alcuni punti ho percepito una bella sensazione di ampiezza e di respiro, come ad esempio in questa zona della mansarda oppure sulla cassapanca dell'ingresso. Il secondo aspetto che mi ha colpito è la luminosità. In totale la casa ha 8 finestre, oltre alla porta d'ingresso vetrata. La giornata era nuvolosa, ma all'interno c'era parecchia luce, senza bisogno di accendere i LED predisposti nei vari ambienti. Vi ricordo che questa non è una mobil-home da campeggio, è una vera mini casa su ruote che si trasporta sul rimorchio tramite un mezzo adatto, come un pick-up o un grosso fuoristrada, e che volendo si può usare anche come abitazione principale. Nel prossimo video, che uscirà tra qualche giorno, ci sarà l'intervista a Simone, il titolare dell'azienda che costruisce queste mini case. Si parlerà di normativa, prezzi ed altre curiosità sul mondo delle mini case, che sta attirando parecchie attenzioni anche in Italia e attorno al quale si sono create delle community di persone che vogliono vivere in queste abitazioni. Scrivete un commento e fatemi sapere che ne pensate di questa tiny house. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale attivando le notifiche con la campanella. Ci vediamo alla prossima puntata qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi!